Quello che vedi oggi è ora davanti a te una ragazza reduce da una delle esperienze più brutte della mia vita, e dire che io sono una persona abituata veramente a tenere testa alle emergenze, a mantenere la calma quando tutti gli altri vanno nel panico, eppure oggi per la prima volta ho sperimentato che cos'è un attacco di panico e quanto è entrato nelle mie ossa già questo virus mentale, oltre che cioè mentale, supportato in realtà poi da dati oggettivi, no? Cioè la pandemia c'è, dobbiamo stare chiusi dentro casa e il pericolo c'è e bisogna stare attenti. Ho paura. Ad esempio ho la fortuna di stare in un posto che è campagna, quindi si può uscire e fare camminate, passeggiare. Però ho una paura quando incontra la gente. Uno esce a fare una passeggiata nei campi e quando vedi qualcuno anche da lontano che sta facendo la stessa strada e ti viene incontro e ci pensi, oh oddio, ora devo stare lontano, ora che faccio, cambio strada e ti ha tolto fiducia nella gente, ti ha dato paura. Una delle cose brutte di questo periodo è vedere una persona anziana che ha una busta della spesa e d'istinto avrei voluto chiederle se le serviva una mano, però non sapevo se avrei fatto peggio o meglio, nel senso che mi sarei avvicinata troppo per prendere non lo so, non sapevo come gestirla e quindi non l'ho aiutato. E è una cosa che mi è dispiaciuto tantissimo. Oggi sono dovuta uscire per forza perché ho bisogno di fare la spesa. Sono uscita in maniera velocissima. Allora, l'esperienza è stata questa. Non volevo uscire. Intanto non volevo uscire. Avevo tutte le resistenze del mondo, ho dimenticato le chiavi della macchina, ho dimenticato il portafogli, non sono uscita con le ciabatte, cioè ho fatto di tutto per non uscire. A un certo punto sono riuscita ad uscire, o sono riuscita a varcare la porta di casa, ho percorso il viale, mi è venuto un attacco d'ansia mostruoso, sono arrivata al supermercato. Nel supermercato, improvvisamente, attacco di panico. Attacco di panico al primo incontro con le altre persone, poche, ne ho incontrate solo 3, eppure tutti ci guardavamo come criminali, come infetti, come criminali, quindi tutti già eravamo, in 3 già eravamo tutti e 3 nel panico. So this is a really strange days. On one hand, we're worried to the health of the family, especially my parents, and we miss them after a long period of isolation. There is, of course, the economic situation that is very bad in Israel and is already impacting our life. I'm working from home. Yossi is a driving teacher, so he can't work these days. And Ophir, she's she's a student and working in a restaurant. So restaurants are closed. She's at home. And Adi, she worked in a gym, also closed. Il fatto di non avere orari predefiniti o impegni impellenti, l'agenda completamente vuota mi
mi lascia, sì, semplicemente in attesa. Non ho grandi ansie, so che bene o male tutto ripartirà. So it's actually an opportunity to spend time with each other, um, enjoy the simple life, no shopping, no eating outside. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. Cucina in tempi di coronavirus. Spiedini di frutta suggeriti dalla Iris e realizzati da Iris e Luca. Per gli amici spagnoli mai scolarla tutta la pasta. Perché? Perché sennò dopo non si amalgama bene col sugo. Sto cucinando, che ormai è la mia mansione, perché io praticamente sono in ferie forzate da una settimana fino al 27 e vedremo, siccome lavoro per un'agenzia che organizza eventi, siamo abbastanza penalizzati. Mi sto occupando di cucina, che è un argomento per me importante perché me ne sono sempre dedicata poco. Quindi cucino. Tra l'altro oggi abbiamo festeggiato io e mio marito l'anniversario di matrimonio, mi sono anche un po' truccata, messa la fascia e abbiamo consumato un buon pranzetto, un buon tacchino fatto, un piccolo dolce e quindi c'è stato un momento di intimità bello. Impastende, questa quarantena, abbiamo un po' di giorni liberi per fare questa pasta in domo, con l'urgione, fare la pasta a casa con gli urgioni, che sono i ravioli di patate sardi, buonissimi, e anche per pensare un pochino a tante cose, per esempio al fatto che magari non è proprio auspicabile che ritorni tutto come prima, perché tutti stanno aspettando che le cose tornino come prima, però insomma prima non è che era così bello, Per esempio anche il fatto che insomma gli ospedali pubblici spendiamo un sacco di soldi per i militari ogni anno e sempre meno per la sanità pubblica, e poi arrivano i virus e non li puoi bombardare. We eat a lot, so we will definitely gain weight. So this is not so good. È una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguarda anche la tenuta della nostra economia. Milano, un altro giorno di quarantena. Donc je m'appelle Charlène Karlinski et je suis non-voyante et j'habite au Royaume-Uni pour étudier à l'université. Donc depuis la quarantaine, je passe beaucoup de temps à lire. J'ai beaucoup plus de temps maintenant parce que je suis bien sûr enfermée à la maison toute la journée. Et je trouve que voilà, cette quarantaine m'a donné beaucoup de temps pour ça, et aussi ça m'a donné beaucoup de temps pour apprécier les petites choses comme m'asseoir au soleil ou parler avec des amis, ce genre de choses. Je me suis aussi rendu compte que il y avait des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, et je me suis dit je vais reprendre de leurs nouvelles parce que à cause de la quarantaine, donc je trouve que c'est une bonne chose pour ça. Mai avremmo avuto la possibilità di avere tutto questo tempo a disposizione da dedicare a noi, da dedicare al nostro baricentro, da dedicare al nostro spazio fisico e al nostro spazio interiore. Mai avremmo avuto la possibilità di rallentare il ritmo in questo modo e in modo così collettivo. Noi viviamo a Boston, siamo io, mio marito, entrambi italiani, e 2 figli, una bambina di quasi 7 anni che si sente in background, sta guardando i cartoni animati, e un bambino di neanche 1 anno e mezzo. E diciamo che cosa mi ha dato questo periodo qua? Sicuramente molto più tempo da passare con la mia famiglia,
Quest'estate ovviamente è stancante perché comunque i bambini sono, soprattutto la bambina più grande, un po' nervosi, gli mancano ovviamente gli amici, gli manca la scuola, gli manca la loro routine e quindi questo è stato un po' problematico, però anche ovviamente i nostri ritmi si sono rallentati. Noi siamo qui praticamente chiusi in casa da metà marzo e da metà marzo tutte le mie lezioni, io insegno all'università qui a Boston, sono state spostate online. Però allo stesso tempo ho tutte queste pause, questi intermezzi che normalmente in ufficio sarei andata a prendermi un caffè o avrei fatto 2 chiacchiere con un collega e adesso riesco a passare più tempo con i miei bambini. Va bene, la quarantena ci fa riposare, però non sappiamo fino a quanto dura e se è sufficiente per far morire il virus, per non farlo più andare avanti. Noi siamo state fortunate perché siamo in 3 e abbiamo il giardino. Che cosa stai facendo? Sto pulendo il bagno. Come mai stai pulendo il bagno? Perché c'è il coronavirus e non voglio che abbiamo il coronavirus, è per questo. Oh, vado a massetto. Questo è l'effetto della noia, Vabbè. I grandi programmi della giornata sono andare a buttare la spazzatura e fare le pulizie, che oggi è domenica, praticamente domenica da almeno 3 settimane. Sono fuori una delle 2 volte al giorno in cui esco, grazie a lei, non so se la vedi, che mi porta fuori 2 volte al giorno. E mi dispiace per il ritardo con cui ti mando questo video, ma sono diversi giorni che penso a che cosa mi ha dato, che cosa mi ha tolto la quarantena, e ogni giorno cambio idea, perché le cose che pensavo che mi avesse tolto all'inizio ora non mi sono più tanto necessarie, e anche su quelle che mi ha dato sospetto che siano molte di più di quante inizialmente pensassi. Adesso sto leggendo un libro vecchio che ho già letto tante volte. Sì, giusto per dire che sto sveglia e guardo qualcosa piuttosto che altro. Non riesco a concentrarmi. Nemmeno io. Non riesco neanche a guardare roba tipo il film o le serie così, non riesco, dopo 30 secondi sto pensando ai cazzi miei. Siamo al 14° giorno, mi sembra, di quarantena e la sensazione è che sarà lunga. Ormai bloccati da una settimana qui in ostello a Lima, la capitale del Perù, e ogni giorno il presidente fa il suo discorso e le cose cambiano e quindi uno fa fatica a organizzarsi
e ci sono un sacco di turisti che parlano con le proprie ambasciate per capire come potersi organizzare per il rimpatrio, e ci sono casi in cui le ambasciate aiutano, però altre volte uno deve pagarsi il biglietto da solo, e quindi ci sono persone che non hanno abbastanza soldi per comprare un biglietto adesso, perché i prezzi sono elevatissimi, un biglietto può anche costare 1.000, 2.000, 3.000 euro, e ovviamente soprattutto i giovani non sanno come fare. Here in Bulgaria, situation is almost the same. Maybe it's a little bit better than Italy, considering the news. Everything is blocked. Big shopping malls are closed. Restaurants, hotels and so on is also closed. But some small things, some small shops are working. And yes, it's not good. I don't have... my projects are cancelled. I had not so many projects anyway. The good thing is that I'm spending a lot of time with my daughter. Hey, say hi to Matteo. Say hi to Matteo. En fait, je me surprends à bien aimer le confinement parce que j'ai tout mon temps devant moi et ça me plaît, et aussi j'aime bien qu'il n'y ait pas ce genre de pression sociale. J'ai pas à me dire ah là là, qu'est-ce qu'ils vont penser si je sors pas ce soir, si je vais pas à la soirée, si je vois personne ce week-end. Sono uno dei tanti che, insomma, al posto di riuscire comunque a sfruttare questo tempo per godersi le piccole cose, invece vede lunghe giornate che sono delle eterne domeniche che non passano. I had like an episode of, I don't know how to say it correctly, but maybe it was like a depression, because few days I just cried, I didn't do anything, and it was like, oh, my world crushed extremely. Everything is not as I want. Everything changed so much. I wasn't ready to it, I think, as everyone wasn't ready to it. But after, it was a crisis, yes. But after, I tried to have more order in my life. I started to be more planned. I make plan for every day. I try to do exercise every day, even if I can't go out or go to the gym. I do some simple exercise at home, in my flat. Also, I still work. As I said, I'm freelancer, I work from home. Io sono sola, quindi sto a casa da sola, e a differenza di altre persone che immagino che devono fare i conti con la convivenza forzata, quindi una convivenza continuativa forzata che comporta un lavoro su di sé immenso, non da meno è la convivenza con se stessi, perché stare tanti giorni da sola nel mio caso, è impegnativo. Ho persone che mi chiamano dalla mattina alla sera sul telefono, non è quello, non ho bisogno di parlare, non mi manca parlare con le persone, ma io sono una persona che vive di abbracci, di rapporti umani, avvicinati. Io tocco le persone, io abbraccio le persone, le guardo negli occhi, questo è quello che mi manca, il fattore umano. Chi vive solo, come me, si trova a essere solo sempre. Puoi andare a fare la spesa, puoi parlare con il tabaccaio, puoi anche negli attimi in cui ci vai, ma manca il contatto. Non è assolutamente vero, a mio avviso, che il virus è democratico, tutto quello che si va dicendo in giro sul fatto che colpisce tutti, ma anzi emargina chi è ancora più emarginato, confina dentro quattro mura chi è costretto a rimanere in un monolocale
e mentre fa provare appunto in qualche modo non meno difficoltà, ma sicuramente una difficoltà più agiata, definiamola così, a chi magari ha grandi spazi verdi a disposizione di propria proprietà, e quindi emargina e acuisce le differenze sociali. Non siamo tutti sulla stessa barca. C'è chi da stare dal fatto di essere stato 2 mesi bloccato, che non abbia potuto lavorare, magari è detto senza stipendio, uscirà rovinato. C'è chi si troverà magari senza lavoro, insomma, la situazione sarà dura per molti, e invece qualcuno ci ha guadagnato. Ecco, vorrei che pagassero quelli che ci hanno guadagnato e per gli altri ci fosse un po' più di speranza. Qui molti vivono giorno per giorno, nel senso che quello che loro riescono a vendere mantengono la famiglia, e non potendo uscire in strada ovviamente queste persone si domandano cosa mangeranno i loro figli o loro stessi. Però il punto è che il presidente ha preferito prendere queste decisioni così forti, come può essere un coprifuoco, perché ovviamente qui la sanità è molto scarsa. Il presidente ha detto che non ci sono i macchinari per tutti, che non c'è l'assistenza per tutti, e che ancora una volta chi è più privilegiato ovviamente avrà, diciamo, la priorità. Sta collassando proprio il sistema, cioè quello che è proprio tutto il sistema del mondo occidentale. Poi possiamo anche essere filosofi e dire che questo è un punto critico in cui ci saranno dei cambiamenti e non per questo per forza negativi. Però voglio vedere le persone che si dovranno abituare eventualmente a nuove ondate di malattie che possono essere globali, o nuove richieste di sicurezza, perché dopo la paura del terrorismo ora ci sarà anche la paura sanitaria. Dire que le personnel soignant et tous les gens qui travaillent encore, c'est des soldats qui vont au front. Ça m'embête parce que c'est pas une guerre, c'est pas vraiment une guerre. On n'est pas en train de s'entretuer entre humains, quoique, puisqu'on continue à se faire la compétition pour récupérer des masques, vas-y que je te vole tes masques, et puis vas-y qu'au lieu de mettre tout l'argent au même endroit pour faire un vaccin, c'est à qui va sortir le vaccin en premier. Bon, ça me rend ouf. Finalement, c'est un peu une guerre. C'est une guerre commerciale en fait. I guanti, le mascherine, le certificazioni, cominci a venire l'ansia, ho la certificazione, allora devo uscire per andare al supermercato, ma devo anche andare al bancomat e, non so, in farmacia, allora le devo scrivere tutte nell'autocertificazione o basta che esco per necessità, o devo scrivere tutto l'elenco, devo fare tutto l'elenco, e se faccio tutto l'elenco e faccio una cosa in più, la devo scrivere? Prossima fermata Laghetto, uscita lato sinistro. Next stop Laghetto, left side exit. Alexa, io esco. Allora non hai capito un... Devi stare a casa che c'è il coronavirus. Hello, this is Maria from Lithuania. To be more safe, I try to make myself more beautiful and safe. So this is my daily reality. Tanti auguri a te, tanti auguri Gramillino, tanti auguri a te. People became more generous to each other.
many good initiatives are coming up. We are doing clowning online. And other really many funny videos are coming out to the internet. I'm laughing much more than before watching it. Qual es su nombre? Cerco di far strappare un sorriso ai miei amici tramite i social, Facebook e Instagram, e con i video di TikTok, cercando di impersonare ogni giorno un'anima nuova. Io non lavoro in questo momento, quindi alla fine quando non lavoro sono felice perché posso fare le mie cose e ho tanti interessi e quindi li spendo tutti i minuti che ho di libertà dalla mia famiglia per fare le mie cose, divertirmi e cercare di divertirmi quanto è possibile, leggere e ascoltare della musica e magari cercare di rendere questa quarantena un po' più semplice anche per chi mi sta intorno, a partire dalla mia famiglia, poi magari anche ai vicini, magari mettendo su un po' di musica non richiesta da nessuno. Passo e chiudo. Poi io mi faccio tutti gli appuntamenti di flash mob, appunto per stare insieme agli altri in qualche maniera, e anche gli appuntamenti di meditazione, quindi insomma c'è tanto da fare se vogliamo sul web, insomma le cose da fare sono tante.
cosa bella è che io vengo in questi boschi con il mio cane, dove c'è una vita incredibile. Qui non c'è controllo, non ci sono strade, vengono le persone con i cani, gli innamorati con la fidanzata, i genitori con i bambini, siamo tutti dei piccoli carbonari, no? In queste vallate che stanno sotto casa mia, dove non ci sono strade, non c'è nessun accesso se non dai giardini del nostro condominio, che sono recintati, quindi solo noi che abitiamo in questa zona sappiamo dove sono gli accessi per venire in questi boschi. Poi ci sono molti zingari con le fionde che vanno a caccia di fagiani. Visto che ora la mia categoria, quelli che vanno a correre, è considerato praticamente l'untore nuovo, ho smesso da una settimana e allora faccio qualche esercizio in casa, che però non mi entusiasma mai perché li trovo molto noiosi, non mi svegliano e non lo so, li sempre un po' trovati ridicoli, però Ecco la degenerazione della quarantena, in cui c'è la palestra in casa. Adesso che ci hanno vietato qualunque attività per non diventare obesi e continuiamo a cucinare. Io ho iniziato a fare yoga, cosa che non avevo mai fatto in vita mia, ma la disperazione ci porta a questo e altro. La mattina alle 9 lei è sempre sul balcone che fa o yoga o tai chi, non riesco a capire bene. Mi piacerebbe mettermi di fronte a lei e fare le sue stesse cose, però poi non so mai come potrebbe prenderla, c'è anche un po' di diffidenza e quindi è tutto molto strano, però mi rilassa tantissimo vederla e mi piace che ha il sole sparato in faccia, mentre con i vicini del lato interno al condominio oramai insomma ci salutiamo affettuosamente all'appuntamento giornaliero delle 6 e questo è molto bello perché non era mai successo prima. Assopendosi nella prigionia, soli contro un muro, il tempo si dissolve. Nel chiasso degli anni nessuno risponde. Impotente e distante, in bilico è l'incognita. Non vi è nulla che salvi l'uomo se non l'eco della libertà. Ho provato a scrivere una poesia. In realtà sto scrivendo varie cose, e non che abbiano chissà che valore, però ho visto che anche altri ragazzi lo stanno facendo e questo è un po' come cercare di capire un po' quello che ci sta passando e in qualche modo esprimere, no? Quello che sentiamo dentro, anche condividerlo con le altre persone. Mi affaccio alla finestra e ho l'impressione che nevichi e quando c'è la neve tutto si ferma e nessuno si muove e tutti hanno la stessa sensazione di quiete. E qui a Roma c'è un silenzio irreale che in effetti è affascinante. La cosa che prima più mi viene in mente è il guardare fuori dalla finestra e vedere che c'è una giornata bellissima
solare dove non succede nulla e noi siamo chiusi in casa e questa dissonanza, questa strana invertirsi delle nostre sensazioni rispetto a quello che realmente percepiamo, rispetto a quello che invece in cui crediamo, questa cosa mi manda ai matti. E questa è la cosa più negativa per me di questa quarantena, essere rinchiusi qua a pensare in questo limbo, a pensare cosa succederà, dove andremo, chi morirà. Stanno morendo tante persone anziane, non solo anziane, però la maggior parte sono anziani, e quindi questo virus si è portato via e si porterà via, perché non è finita, un pezzo di memoria, ma lo sta facendo tutto d'un colpo, come non ci stavamo aspettando, come non eravamo pronti. Ti muore qualcuno e tu non puoi neanche andare al suo funerale o non puoi stare vicino con lui negli ultimi momenti. Questo virus ci ha ricordato anche che siamo fragili, vulnerabili, mortali. E fuori, intorno, nel mondo, noto questo patetico tentativo dell'uomo di continuare a cercare di controllare, di avere il controllo su questo virus, sulla possibilità di frenarlo in qualche modo, con i guanti, le mascherine, dispositivi che non faranno altro che inquinare ulteriormente questo nostro mondo, perché andranno smaltiti poi a un certo punto. Questo Covid viene a dirci stop, basta, rendetevi conto che vita state facendo, come state sfruttando la terra, come state avvelenando la terra, come state vivendo una vita che usa, un'umanità che usa principalmente la mente, dimenticandosi del corpo e del cuore. Ho rivisto un sacco di insetti sui fiori, sugli alberi, ci sono le api, ci sono gli alberi in fiore, sono pieni di api, l'aria è più pulita e cose negative ne vedo poche per quanto mi riguarda. Anzi, secondo me questo è importante per le persone per capire pure quali sono le cose indispensabili per vivere. Io ho utilizzato questo mese e mezzo quasi di reclusione in maniera molto produttiva e sono molto contenta di questo. Ho studiato, ho approfondito le mie passioni sullo studio dell'astrologia, ma non solo, e ho cercato di tirar fuori le mie parti creative, che non è poco. Però non solo, ho preso delle decisioni. In realtà molte delle mie decisioni sono state mosse da mio marito, dalla decisione che ha preso lui in primis. Lui ha deciso di chiudere la sua bottega, lui ha una bottega di barbiere. L'ha decisa per tantissimi motivi. Intanto premetto che era stanco, poi insomma le condizioni di apertura non saranno per niente facili né per lui né per altri artigiani che hanno a che fare comunque con il contatto diretto con i clienti. E quindi la decisione di chiudere cambia tutta la nostra prospettiva, ma il cambiamento c'è e non deve spaventare, perché la vita è un continuo cambiamento. Avevo un lavoretto da un po' di anni che mi manteneva, però era sempre lo stesso, non mi faceva crescere e comunque non guadagnavo neanche tantissimo, quindi mi faceva rimanere sempre lì. E invece il fatto di averlo interrotto forzatamente adesso mi fa prendere il coraggio, diciamo, per lasciarlo del tutto e quindi cercare un lavoro migliore anche altrove e questo mi dà una spinta praticamente a provare anche cose nuove, a fare di più, mi fa sentire decisamente più libera. Non avrò più paura di perdere qualcosa, di perdere una posizione, di perdere uno stipendio, perché una volta che hai sentito che puoi perdere la libertà, dopo tutto il resto è un po' relativo, no? E quindi siamo in contatto con la nostra impermanenza, con l'impermanenza del tutto.
Mi è costato abbastanza fare questo video perché non avevo voglia di parlare, perché ogni mattina quando scendevo a fare colazione c'era sempre una nuova cattiva notizia e quindi uno impiegava tutto il giorno per cercare di risolvere il problema. Oggi tra l'altro i ragazzi dell'ostello mi hanno detto che anche questo chiuderà e quindi adesso andiamo a vedere un altro posto dove andare. Lei, la vedi, piccolina, sta sempre con me, stiamo tutto il giorno all'aria aperta, a casa stiamo insieme sul divano, stiamo insieme sul terrazzo, stiamo sempre appiccicate e lei finalmente non si sente più sola. Io invece mi sento disfatta, stufa, claustrofobica, però ho imparato delle belle cose. Ho imparato a sistemarmi i capelli da sola, me li sono tagliati secondo me molto bene, vabbè, ci sono dei buchi, delle cose, devo mettere i fermagli, però col fatto che siamo tutte un po' coi capelli per aria, io mi sento quasi in sintonia con gli altri, anche le unghie fanno un po' schifo e poi io già da tempo avevo deciso di non spendere più tanti soldi per i vestiti, per le scarpe e quindi cambiando la stagione mi sono riadattata. Per esempio questa camicia aveva delle maniche lunghissime, non riuscivo a mettermela, aveva delle maniche, sembravano dei ventagli e l'ho tagliata. Poi ho tagliato questi jeans, hanno tutto l'orlo sfilacciato perché io non ero capace a fargli l'orlo, li volevo un po' più corti. E poi, ho messo a posto casa, quando si mette a posto casa si trovano tantissime cose e quindi credo di aver risparmiato. Oggi non posso andare né dalla parrucchiera né dall'estetista. Praticamente sto cercando di imparare a farmi le unghie, cioè a tagliarmele da sola. Fanno schifo. E d'altra parte io ero abituata troppo bene. Poi sono tutte screpolate in questi giorni, nonostante metta la crema tutte le sere però. E niente, imparerò a prendermi cura di me. Se una cosa buona c'è in tutto questo è che sto imparando di nuovo a prendermi cura di me senza delegare agli altri. I have to change my plans. I have to change my life, and I can't say that I like all these changes. I don't know what of these changes will be in my life after lockdown. I think I will bake bread. Yes, of course. I will make exercise. Yes, it will be too. But to be honest, I still want to go out to meet my friend, to have a coffee together, a glass of wine, dinner, chatting, all this on this normal life, this part of my life that I miss so much. Ogni tanto mi metto a pensare a come sarà la mia prima passeggiata, quale sarà il primo posto dove vorrò andare, quale sarà magari il primo ristorante dove andremo, no? Ovviamente ci mancano, noi avevamo un'intensa vita sociale, andavamo fuori, ci vedevamo con amici, andavamo a teatro, a vedere concerti e probabilmente passerà molto tempo prima che possiamo fare queste cose e quindi tutto questo ci è stato tolto ovviamente dal coronavirus.
lato in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. E la gente si passerà, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente si passerà, E sono qui che aspetto la macchina dell'ambasciata e dovrebbe arrivare a minuti e vediamo se riusciamo ad arrivare al punto di incontro di tutti i tedeschi per riuscire a salire nel loro aereo e arrivare a Francoforte e da lì prendere un altro volo per arrivare a Milano e tipo lo spero. E se no non so se poi potrò essere messa nell'aereo della Francia, perché poi è l'ultimo e da qua, se no dal Perù non ne usciamo più fino a chissà quanti mesi. Quindi sono qua che aspetto la macchina e speriamo di riuscire a entrare in questo aereo e di partire. Che giorno è? Sarà passato quasi un mesetto? Sto scherzando? Marsiglia, giornata uggiosa di aprile, giorno 16, 17, no, era venerdì, sa il cazzo, tipo il 22, non sa più niente, è un martedì, ma non so bene il numero. Siamo alla terza settimana, no, alla sesta settimana, giusto? Inizia a essere pesante, diciamo. Sicuramente non è bello essere forzati a rimanere a casa e non poter vedere gli amici. Queste sono le sensazioni che adesso, però all'inizio non ci sono solo dei contro, secondo me. Forse negli ultimi 20 anni, 30 non ho mai dormito per più di 7 giorni nella stessa casa, proprio perché ho sempre avuto più case, ho una partner che non abitava con me, insomma, e ora sono 50 giorni, 40, quello che dormo proprio nello stesso letto tutte le sere, e mi ha dato questa possibilità qua di rallentare e di godermi da vicino, insomma, l'avvicinamento al diventare papà. Siamo due insegnanti e gli altri, e quindi quando è chiuse le scuole siamo stati sempre tutti a casa praticamente, quindi più di 2 mesi ormai, e non ho più il tempo per sé. Con la bimba piccola sei sempre dietro di lei e quando finalmente dorme la sera dormo anch'io perché crollo, poi mi sveglio 1000 volte per notte, come ho detto. Mi ha dato anche la possibilità di immaginare un mondo diverso, anche se non credo che cambierà realmente il mondo qua fuori quando finirà il lockdown, quando passeremo già fra un paio di giorni alla fase 2, poi alla cosiddetta fase 3, poi non so. Ma sono certa che per chi ha avuto il coraggio e la voglia di andare in fondo all'esplorazione di se stesso e stare in ascolto degli stimoli anche esterni, al di là del rumore, del tanto rumore che c'è stato a livello anche informativo, qualcosa di sostanziale, di profondo è cambiato dentro queste persone, almeno dentro di me è cambiato. Ma se domani dicessero dai, tutto come prima, non è che vorrei proprio subito ripartire come prima, cioè. Quello che mi preoccupa è ritornare alla normalità e terrorizza.
Non ci voglio tornare alla normalità. Veramente, sono terrorizzata dall'idea di dover tornare alla normalità. Sono terrorizzata. Non ci voglio tornare alla normalità. Non voglio più tornare fuori, non voglio più uscire, non voglio più tornare al lavoro, non voglio più incontrare nessuno. Siamo nella fase 2. Ho passato la quarantena con la mia compagna e con mio figlio e sono tornato a casa mia adesso. È cambiata la stagione, ho messo via le giacche pesanti, ho rimesso le magliette dell'estate. È cambiato molto in questo periodo, anche se sembra non essere cambiato nulla. Dovevo approfittare del caffè perché comunque era emblematico prenderlo. Sono appena arrivata a casa, sono riuscita a prendere l'aereo da Lima fino a Francoforte, da Francoforte a Milano e da Milano a Venezia. Sono appena arrivata a casa e siccome non avevo un posto dove andare a fare la quarantena, mia nonna aveva tipo una specie di mansarda e hanno praticamente cercato di sistemare e mi hanno fatto una specie di tipo rifugio dove mi hanno fatto una camera stranissima, sembra una specie di harem misto favelas, però sta benissimo, tipo questo con il letto. Mi hanno messo una lampada, tipo una specie di cosa dove mangiare. E poi per fortuna che avevano già un bagno costruito e quindi il bagno in realtà ce l'ho vicinissimo ed è tipo top. Quindi sono stracontenta di stare con i miei nonni adesso e mi hanno messo qui perché ovviamente non posso stare con loro, se no rischio di contagiarli e non voglio che gli succeda niente. E starò qua, non so, 14 giorni o più, quanto servirà per capire se non ho il virus, non ho preso niente, però tipo sono strafelice di essere riuscita ad arrivare in Italia a casa e vai. Tutto quello che avevamo prima e davamo per scontato l'abbiamo perso. Questo da una parte mi fa sempre pensare che avremo cose nuove, dall'altra mi dà un'impressione strana, una sensazione strana, come se stessimo tutti quanti imbarcando su una astronave e stessimo abbandonando la Terra. Per cui la vita futura la vedo molto simile a quella attuale.
non penso assolutamente che questa situazione finirà e ritornerà tutto come prima, no. Secondo me questa è la nuova condizione in cui noi vivremo. In aereo non sono riuscita a chiudere occhio perché non riuscivo a realizzare il fatto che dopo tanti mesi lasciavo così l'America Latina. Avevo iniziato, sono arrivata il primo giorno in America Latina quando sono scoppiate le proteste in Cile. Quindi col coprifuoco che non sapevo come fare e me ne sono andata con questo virus, è tipo assurdo. Quello che 1 mese e mezzo fa, oddio forse anche 2, forse 2 mesi, sembrava impensabile, sembrava terrorizzante. Adesso è diventato normalità. Adesso è diventato normalità. Finalmente mi sono ricordato di fare sto video. Here I am, quarantined in São Paulo, Brazil. Sono brasiliano, vivo a Natal. Hi from New Zealand. This is Hannah and this is my mum Christine. Hi. Questa è la mia casa ai tempi della quarantena. La mia quarantena la sto passando così, tra il passato e il presente. A volte il passato suggerisce le soluzioni alla crisi. Io da grande vorrò fare il pescatore. Sembra che la società fuori non sia perfetta, la società dalla finestra non è perfetta in un certo senso, no? Riuscire a raccogliere testimonianze di pratiche creative. Mai nella vita avrei pensato di tirare fuori la lavatrice, staccare tutto. Il petto allargando le braccia, non eccessivamente, le teniamo all'altezza. Be careful then. Cheers. Questa quarantena mi ha fatto molto bene, non ho sprecato il mio tempo. Grazie.